Ciao a tutti, io sono la Fra e benvenuti in questo mio nuovo video della rubrica dedicata ai personaggi di Metal Gear Solid. Prima di tutto vi avviso che questo filmato contiene spoiler sulla trama della saga ed è quindi indirizzato a chi ha completato tutti i capitoli. Inoltre non tratterò gli eventi principali ma cercherò di soffermarmi sulla psicologia del personaggio. Ci tengo a precisare che si tratta di un'interpretazione molto personale, per questo sentitevi liberi di commentare e dirmi che cosa ne pensate. La saga di Metal Gear Solid si sviluppa in un arco narrativo che copre 50 anni. Gli eventi hanno inizio nel 1964 e si concludono nel 2014. Questo perché, nonostante non sia presente in tutti i capitoli, la saga narra proprio la storia di Big Boss e degli eventi che, direttamente o indirettamente, lo riguardano. Personaggio amatissimo ma allo stesso tempo spesso frainteso, è forse quello che all'interno dei titoli subisce il più profondo cambiamento. Proprio a causa della sua grande evoluzione, però, può risultare a volte difficile comprenderlo appieno. Del passato di John non conosciamo quasi nessun particolare. Il personaggio era stato inizialmente pensato come un giapponese naturalizzato americano, vittima di persecuzioni razziali, che si era distinto in seguito per le sue capacità di soldato durante la Seconda Guerra Mondiale in Europa. Questo background venne però messo da parte prima dell'uscita di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, facendo spazio a uno Snake molto più giovane dal passato completamente oscuro. John nasce infatti nel 1935 in America e ci viene presentato durante la missione virtuosa appena 29enne. L'evento più importante che segna la sua giovinezza è senza dubbio l'incontro con The Boss. In Metal Gear Solid 3 è chiaro fin dall'inizio come Snake e la donna fossero legati e avessero instaurato negli anni un rapporto molto profondo e importante per entrambi. I due si erano conosciuti nel 1951 e The Boss lo aveva addestrato fino al 1959, anno in cui era stata costretta però ad abbandonarlo senza preavviso. Il loro legame sarà centrale per lo svolgimento della saga. La personalità che John svilupperà e le sue azioni nel corso degli anni possono infatti essere ridotte a un tentativo di elaborazione e accettazione degli eventi avvenuti durante la missione Snake Eater. John e The Boss si rincontrano così proprio nel 1964, dopo diversi anni di separazione. John, o come The Boss lo chiama affettuosamente, Jack, nonostante le sue straordinarie capacità, è un soldato ancora giovane e per molti versi inesperto. La donna è fin dal principio perfettamente consapevole di quanto la missione che il ragazzo dovrà intraprendere sarà dura per lui. John infatti dovrà uccidere con le sue mani la mentore, ritenuta responsabile di diserzione e attacco terroristico sul suolo russo nel bel mezzo della guerra fredda. Nei giorni che precedono il loro fatidico scontro, Snake, convinto che The Boss sia ormai solo una disertrice, si ritrova ad affrontare un dissidio che non smette di assillarlo. Come soldato, avrebbe mantenuto la sua lealtà al suo paese oppure alla donna che gli aveva insegnato tutto? Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? Quando John si troverà costretto a prendere infine una decisione, sempre più confuso riguardo alle reali motivazioni della donna, l'unico motivo che lo spingerà a premere il grilletto sarà l'ordine diretto di quest'ultima. Solo quando scoprirà la verità, Snake capirà quali erano sempre state le intenzioni della sua mentore. The Boss non aveva disertato dagli Stati Uniti, ma era stata usata come capro espiatorio dal suo paese per evitare un conflitto mondiale. In preda al fortissimo dolore per la perdita che era stato costretto ad autoinfliggersi, Snake non accetterà il titolo di Big Boss che il governo degli Stati Uniti avrebbe voluto attribuirgli. Ormai completamente disilluso, John visiterà la tomba di The Boss, decidendo di riporre in lei la sua lealtà e voltare per sempre le spalle ad un paese che li aveva usati entrambi. Negli anni successivi, Snake inizia a desiderare sempre di più di allontanarsi dal suo paese e in lui si radica l'idea di creare un esercito indipendente e libero. Il rifiuto per il suo governo si fa sempre più evidente negli anni. L'uomo stava cercando di portare avanti l'insegnamento che The Boss gli aveva voluto trasmettere poco prima della morte. La donna gli aveva raccontato infatti per la prima volta la sua tragica storia, fatta di sacrifici e sofferenze, ma anche di una speranza per il futuro, quella di vedere un mondo unito.
The Boss aveva cercato di insegnare a John che non esistono nemici assoluti e che i soldati non sono altro che strumenti utilizzati dal governo. Questo insegnamento verrà però completamente distorto da Snake e forse contribuirà proprio a renderlo via via più disilluso nei confronti degli Stati Uniti. Da semplice soldato disposto anche a morire per il proprio stato, Snake si ritrova a vedere i suoi ideali completamente messi in discussione. È inoltre importante sottolineare come il racconto di The Boss sul suo passato abbia con il tempo insinuato in Snake un dubbio. Convinto fino a quel momento di aver conosciuto The Boss più di chiunque altro, si rese invece conto che la donna gli aveva sempre nascosto molti dettagli del suo passato e che per certi versi fosse una perfetta estranea. Questa sarà una delle motivazioni che inconsciamente negli anni 70 lo spingeranno ad allontanarsi sempre di più dalla figura che aveva sempre amato ed ammirato più di tutti. Nel 1974 Snake è un uomo molto diverso dal giovane che abbiamo impersonato in Metal Gear Solid 3. Sul corpo ha una cicatrice identica a quella che The Boss gli aveva mostrato il giorno in cui morì. Quella stessa cicatrice aveva per la donna un importante significato. Rappresentava la prova indelebile delle perdite che era stata costretta a subire durante la sua vita da soldato. L'aveva infatti riportata quando i filosofi le avevano estratto il figlio dal ventre e subito dopo portato via per sempre. Snake riprodusse quell'esatto segno su se stesso perché anche lui, dopo la morte di The Boss, si sentì completamente svuotato, privato di tutto ciò che avesse mai amato. Stava infatti vivendo in un dolore con il quale non riuscirà mai a convivere. Con le sue stesse mani, 10 anni prima, aveva tolto la vita alla donna che amava e non riuscendo ancora a perdonarselo, arriverà persino a desiderare la morte. Up the voltage. Kill me. Kill me. Kill me. I killed her. Please, stop! Stop it! I killed her. My beloved. With my own hands. Ormai divenuta per lui un'ossessione, sarà solo ed esclusivamente la volontà di scoprire di più sulla figura di The Boss e sulla sua morte che lo condurrà in Costa Rica nel 1974. John infatti sta disperatamente cercando di scoprire perché The Boss avesse accettato di portare a termine la sua missione suicida. A caccia della verità sulla sua mentore, non si renderà però conto di essere solo alla ricerca della sua stessa accettazione degli eventi. Quando il pod, guidato dall'intelligenza artificiale di The Boss, si inabisserà nelle acque del lago Nicaragua, Snake ormai non potrà più negare l'evidenza. Una terribile consapevolezza inizia così ad assillarlo. Se The Boss aveva deciso di restare leale al suo paese fino alla fine e di smettere di combattere, aveva invece voltato le spalle a lui, il suo allievo, tradendolo. Snake aveva riposto nella sua mentore tutta la fiducia e lealtà che poteva offrirle, e lei lo aveva usato solamente come boia per portare a termine la sua ultima missione. Ormai da anni travagliato, incapace di continuare a vivere nel senso di colpa, Snake prende infine una decisione drastica, l'unica possibilità per lui di alleviare il dolore ormai insopportabile. Nella sua mente altera così la figura di The Boss, trasformandola da vittima a traditrice. Snake inizierà a considerare The Boss stessa come l'unica causa del suo destino e deciderà di voltare le spalle a lei e al suo insegnamento per sempre, così da non condannarsi alla sua stessa sorte. Proprio da quel momento, Snake inizierà a condurre un'esistenza dedita unicamente al combattimento alla guerra, giurando di non riporre mai le armi fino alla morte. Accetterà così il titolo di Big Boss. If the times demand it, we'll be revolutionaries, criminals, terrorists. And yes, we may all be headed straight to hell. But what better place for us than this? It is our only home, our heaven and our hell. This is our heaven. C'è da aggiungere che la decisione di separarsi sempre più dagli ideali di The Boss e il desiderio di indipendenza furono anche la conseguenza della dissoluzione dei Patriots, gruppo nato con l'intento di realizzare la volontà di The Boss, ma che solo dopo 2 anni dalla loro fondazione aveva iniziato a disgregarsi. La prima causa della separazione dei membri fondatori fu Zero, che sempre più affascinato dalla leggenda vivente di Big Boss e dalle sue straordinarie capacità in combattimento, aveva deciso di iniziare uno studio per la clonazione del soldato. Snake non approvò mai il progetto, nonostante fosse effettivamente l'unico modo per lui di tramandare i suoi geni.
John, infatti, in giovanissima età era stato esposto alle radiazioni in seguito a un test atomico ed era divenuto sterile. Nonostante la sua disapprovazione, il progetto Les Enfants Terribles produsse 2 cloni di Big Boss, che lo stesso John inizialmente non solo ignorerà completamente, ma arriverà persino a disprezzare. Snake probabilmente non riuscì mai ad accettare l'idea di essere stato utilizzato come modello per creare altri soldati. Da anni in lotta interiore, arrivato a disprezzarsi e desiderare addirittura la morte, riverserà parte del suo odio per se stesso sui suoi cloni. They're no sons of mine, and they're sure as hell not me. Just a bunch of cells grown in a lab? What they are is much sicker than that. L'evento segnò il completo distacco del soldato dall'organizzazione e l'inizio delle sue ostilità nei confronti di Zero. Big Boss continua così a condurre una vita da mercenario, mosso solamente dal desiderio di vivere costantemente sul campo di battaglia. Gli MSF sono ormai un vero e proprio esercito privato. Mentre Miller si occupa delle questioni di business ed economiche, John può concentrarsi solo ed esclusivamente su ciò che ambisce di più, la battaglia. Snake, infatti, non è in nessun modo interessato al guadagno che può trarre dall'essere assoldato. L'unico motivo che lo ha spinto a creare gli MSF è stata l'idea che un esercito privato gli avrebbe permesso di continuare a scendere sul campo di battaglia senza però essere alle dipendenze di uno Stato. Nonostante tutto, i mesi passati alla Mother Base segneranno senza dubbio un momento piuttosto positivo per la vita di Big Boss, per quanto breve ed illusorio. Durante gli anni di consolidamento degli MSF, John si è circondato da persone che ripongono in lui fiducia ed ammirazione ed è ormai un vero e proprio leader che ripone negli MSF grandi speranze. La situazione è destinata a precipitare però molto velocemente. Ben presto, Big Boss inizierà a rendersi conto che gran parte delle figure in cui lui aveva riposto fiducia ed affetto lo stavano in realtà usando e non erano altro che spie di Zero, ormai suo acerrimo avversario. Nel 1975, infatti, la maggior parte delle figure con cui aveva fondato i Patriots o aveva stretto legami negli MSF erano divenute ormai suoi nemici. Dopo la dissoluzione dell'organizzazione nel 1972, Zero aveva iniziato a costruire quella che riteneva essere la realizzazione della volontà di The Boss, una rete di intelligenze artificiali adibite al controllo globale. Essendo sempre stata quella di Big Boss la volontà di raggiungere l'indipendenza e l'autonomia, non stupisce che John cercò in qualunque modo di allontanarsi sempre di più da questa minaccia. Molte altre persone però, con cui Snake aveva collaborato o legato negli anni, lo avevano ormai in qualche modo tradito. Paramedic, l'ideatrice della sua clonazione; Eva, la donna che lo aveva ingannato nel 1964 e aveva poi portato in grembo i suoi cloni. Persino Paz, che Snake considerava solo un'ingenua ragazzina da proteggere, era in realtà una spia di Cypher. Lo stesso Kaz confesserà di avergli tenute nascoste molte informazioni per trarne dei benefici economici per gli MSF. Sarà forse proprio questo l'evento che porterà Snake ad allontanarsi anche dal suo compagno. Sicuramente tutto questo contribuì a rendere Big Boss sempre più propenso ad allontanarsi dalle figure a lui più vicine e sviluppare un carattere via via sempre più diffidente negli anni. Nel 1975, dopo la distruzione della Mother Base, John ha perso ormai tutto. Nonostante l'incidente che lo ferì gravemente avrebbe potuto segnare per lui la fine, il suo corpo continuò a vivere, spinto dal bruciante desiderio di continuare la sua battaglia eterna. Venne così portato a Cipro, dove trascorse 9 anni di coma. Dopo il suo risveglio, John non ha smesso di voler vedere realizzato il suo sogno, ciò che lo ha mantenuto in vita così a lungo, creare una nazione libera. Accanto a lui, nel letto di ospedale, trova un'opportunità che non potrà lasciarsi sfuggire. Venom Snake, creato a sua immagine e somiglianza, possiede anche i suoi stessi ricordi e di conseguenza capacità. Era stato creato appositamente per fingersi Big Boss e attirare su di sé le attenzioni più pericolose. L'uomo rappresenta l'occasione perfetta per John per fuggire, proteggendosi dalle minacce che lo avrebbero ostacolato nel raggiungimento del suo scopo. Così Snake parte, lasciando però al suo Phantom il titolo di Big Boss e di conseguenza il desiderio condiviso di creare uno stato libero ed autonomo. Come lui stesso spiegherà a Venom, entrambi possono essere Big Boss. Il titolo che John infine aveva accettato non rappresentava infatti la sua persona, ma un'intera ideologia. Sarà quest'ultima a spingere i due Big Boss alla creazione di Outer Heaven e successivamente Zanzibar Land. John, dal 1975, lentamente aveva lasciato sempre più spazio a Big Boss, l'uomo al soldato.
Ormai era un individuo completamente svuotato e consumato dalla guerra, che viveva sospinto solo e unicamente dalla sua ideologia. Ed è proprio così che lo rincontreremo nel 1999, anno in cui a Solid Snake, suo clone ed allievo, viene affidata la missione di fermarlo per sempre. Poco prima del loro scontro, Big Boss cercherà di insegnare a Solid cosa significa essere un soldato. Secondo lo statista, l'unica ragione di vita è la guerra, senza quella un soldato non sarebbe nessuno. Concetti come amore e amicizia sono a loro perfettamente estranei. Secondo John, un uomo che ha conosciuto la guerra ne rimane per forza assuefatto e non può smettere di combattere fino alla morte. Ed è, ironicamente, proprio questo il destino che lo attende. Solid pone fine alla vita di Big Boss, che continua a lottare fino all'ultimo respiro. Sulla sua tomba verrà inciso un messaggio molto rappresentativo della vita che John, alla fine, aveva deciso di intraprendere. Un eroe eternamente devoto alle fiamme della guerra riposa in Outer Heaven. Solid non accetterà mai l'insegnamento che il padre aveva cercato di dargli quel giorno, ma le sue parole avranno sicuramente un grande impatto sul ragazzo, consapevoli di ciò che la guerra può fare ad un uomo, e torneranno inevitabilmente a perseguitarlo. Big Boss, infatti, rappresentava per il giovane quello che lui un giorno sarebbe potuto diventare. Se fosse finita così per Big Boss, la sua vita avrebbe lasciato forse un triste segno nella storia, ma il destino aveva in serbo qualcosa di diverso per lui. Il corpo di John, tra la vita e la morte, completamente carbonizzato, venne recuperato dai Patriots. Fin da quando Zero era stato al comando dell'organizzazione, la figura di Big Boss aveva ricevuto grandi attenzioni. Era infatti considerato il più grande soldato della storia moderna, tanto da essere stato elevato a vera e propria icona. Proprio per questo, i Patriots decisero di mantenere il suo corpo e di conseguenza il suo DNA in uno stato di coma farmacologico indotto. Fino a quando il sistema delle IA avesse continuato a funzionare, il suo corpo sarebbe rimasto imprigionato, incapace di risvegliarsi, e il suo DNA conservato ed utilizzato dall'organizzazione. Ciò che John aveva sempre temuto più di ogni altra cosa, e cioè rimanere intrappolato nella rete di controllo di Zero e dei Patriots, fu alla fine ciò che letteralmente gli accadde. Big Boss aveva vissuto una vita segnata dal dolore. La rabbia e la frustrazione lo avevano portato alla ricerca continua di una libertà che in conclusione si era rivelata essere proprio la sua rovina. Durante il suo percorso aveva avuto diverse occasioni che gli erano passate davanti agli occhi senza che lui nemmeno se ne accorgesse e gli avrebbero permesso forse di intraprendere una strada completamente diversa. John aveva infatti negli anni conosciuto, aiutato, salvato molte persone e aveva suscitato in loro ammirazione, a volte amore o lealtà. Sentimenti che lui stesso in passato aveva definito estranei e superflui. Nonostante la strada da lui intrapresa sia stata per molti versi solitaria e dolorosa, saranno proprio Eva ed Ocelot le figure su cui lui aveva avuto più impatto a lottare fino alla fine per riportarlo in vita e concedergli inconsapevolmente anche la possibilità di una redenzione. I sentimenti che lui aveva represso fino alla fine saranno ironicamente proprio quelli che gli avranno concesso una seconda occasione. John non lascerà questa opportunità andare sprecata. Dopo la distruzione dei Patriots, Big Boss si risveglia dopo un coma di ben 15 anni e si reca subito da Solid Snake, pur di lasciare al ragazzo un ultimo insegnamento. Le sue parole saranno segnate dal rimorso. John si era reso conto ormai troppo tardi di aver commesso nella sua vita innumerevoli errori, ma primo fra tutti quello di aver continuato ad ostinarsi a vivere come un soldato. La libertà che lui aveva cercato tanto a lungo era sempre stata lì davanti a lui. Riponendo le armi, avrebbe finalmente potuto vivere come un uomo, liberarsi per sempre da quella prigione che era la sua stessa battaglia eterna. L'odio che aveva riversato a lungo su The Boss, proprio per la decisione di lei di smettere di combattere, divenne così, infine, comprensione. Con le sue ultime forze, John torna sulla tomba della sua vecchia mentore e le giura un'ultima volta lealtà, comprendendo finalmente il messaggio che la donna aveva cercato di passargli. L'ultimo insegnamento a Solid, che gli costerà consapevolmente la vita a causa del Fox Die, sarà l'esatto opposto rispetto a quello che aveva cercato di trasmettergli nel lontano 1999. Si tratta infatti di una vera e propria ode alla vita. It's over. Time for you to put aside
Big Boss spiegherà al ragazzo che la vera libertà esiste solo al di fuori della battaglia. Lo incita così a rifiutare una volta per tutte il titolo di Snake e vivere la sua vita, per quanto breve sia, solo come un uomo. Saranno proprio queste le ultime parole di John, che dopo una vita di errori riverserà speranze per il futuro sul suo clone. Si spegnerà così sulla tomba di The Boss, guardando per la prima volta con altri occhi quello che ormai è per lui non più un allievo, un avversario o un soldato da rispettare, ma un figlio. This is good, isn't it?